Casteldazzano, esplosione durante uno sgombero, 3 carabinieri morti e decine di feriti. Una tragedia inaccettabile. Nel cuore della notte del 14 ottobre, un'operazione di routine si è trasformata in una carneficina. Un casolare rurale di Casteldazzano, alle porte di Verona, è esploso all'improvviso mentre le forze dell'ordine tentavano di eseguire lo sgombero dell'abitazione. 3 carabinieri hanno perso la vita sul colpo, decine di soccorritori sono rimasti feriti e l'edificio di 2 piani è crollato come un castello di sabbia sotto la violenza della deflagrazione, lasciando dietro di sé fiamme, macerie e domande senza risposta. L'intervento disposto in esecuzione di un provvedimento giudiziario riguardava un'abitazione occupata da 3 fratelli, già noti alle forze dell'ordine per episodi precedenti. Secondo i primi accertamenti, quando i militari hanno forzato l'ingresso, hanno sentito un forte odore di gas provenire dall'interno. Pochi istanti dopo si è verificata la deflagrazione che ha investito il gruppo all'ingresso, travolgendo chi era vicino e provocando il collasso della struttura. Alcune fonti giornalistiche riferiscono che l'abitazione era intenzionalmente saturata di gas e che la detonazione potrebbe essere stata innescata dall'interno. Il bilancio immediato è stato tragico e chiaro. Il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Dapra sono morti nell'esplosione. Per loro non c'è stato nulla da fare. Alcuni corpi sono stati sbalzati all'esterno, altri sono rimasti sepolti dalle macerie ed estratti senza vita dai soccorritori. Le testate locali e le agenzie hanno pubblicato i loro nomi e i profili, sottolineando che i 3 appartenevano ai reparti speciali e prestavano servizio nelle province di Padova e Venezia. I feriti sono numerosi. Le prime rilevazioni parlano di almeno una dozzina di militari e agenti coinvolti, con 11-13 persone ricoverate in codice rosso secondo alcune agenzie, mentre altre fonti riportano fino a 15 feriti tra carabinieri, poliziotti e vigili del fuoco intervenuti per le operazioni di soccorso. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, il personale sanitario, le squadre dei i soccorsi tecnici e gli specialisti della scientifica per cercare di recuperare eventuali persone intrappolate sotto le macerie. La scena era quella di un principio di incendio che ha rapidamente ridotto il casolare a un cumulo di mattoni e travi annerite. Le immagini circolate in mattinata mostrano fiamme alte che illuminavano la notte, muri sbriciolati e soccorritori intenti a cercare sopravvissuti tra detriti e oggetti carbonizzati. Testimoni e cronisti sul posto hanno raccontato il terrore di chi ha udito un boato seguito dall'oscurità interrotta solo dai lampeggianti dei mezzi di emergenza. Il quadro investigativo aperto dai magistrati veronesi è ancora in evoluzione. La Procura di Verona ha definito l'accaduto una tragedia incredibile e ha avviato accertamenti serrati per ricostruire la dinamica precisa. Si indaga sul punto di innesco dell'esplosione, sulla presenza e sul tipo di ordigni o bombole di gas e sul grado di consapevolezza degli occupanti al momento dell'intervento. Secondo le prime informazioni investigative, 2 dei 3 fratelli sono stati fermati e uno risulta al momento irreperibile. La ricostruzione dovrà stabilire se la deflagrazione sia stata provocata intenzionalmente per impedire lo sgombero o se si sia trattato di un tragico incidente conseguente alla presenza di gas. Le reazioni istituzionali sono arrivate rapide e nette. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato di immenso dolore per la perdita dei militari, esprimendo cordoglio alle famiglie e vicinanza ai colleghi feriti. Il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani ha detto di essere profondamente addolorato e aver contattato il comandante Generarma per esprimere le condoglianze, mentre il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha definito il bilancio già terribile. I sindacati di categoria e l'Arma hanno sottolineato il senso del dovere e il sacrificio dei 3 carabinieri caduti, elogiandone il coraggio nell'affrontare situazioni potenzialmente esplosive. Accanto al dolore ufficiale emergono questioni pratiche e di metodo che inevitabilmente affioreranno nelle ore successive. Come è stata pianificata l'operazione di sgombero? Quali valutazioni sulle condizioni dell'immobile sono state fatte in fase preparatoria? Se sono state valutate misure di verifica preventiva della presenza di gas e quali procedure di sicurezza sono state attuate per proteggere le squadre in ingresso?
Esperti in ordine pubblico e responsabili delle forze dell'ordine sottolineano che gli sgomberi non sono mai banali, diventano delicate operazioni quando all'interno vi sono persone che resistono, minacciano ritorsioni o, come in questo caso, potrebbero aver predisposto misure estreme per impedire l'allontanamento. Nella città e nella provincia di Verona la notizia ha scosso le istituzioni locali e la comunità. Cittadini, autorità e colleghi dei militari deceduti si preparano a rendere omaggio alle vittime, mentre prosegue il lavoro dei soccorritori e degli investigatori tra le macerie. Sul terreno rimangono il fumo, i segni dell'esplosione e la necessità di risposte. Capire esattamente che cosa sia successo, attribuire responsabilità e trarre insegnamenti per evitare che simili tragedie si ripetano. Per le famiglie delle vittime, che in queste ore ricevono messaggi di cordoglio da tutta Italia, il tempo che verrà sarà dominato dal dolore e dalla ricerca di una verità processuale che ora appare lontana ma che dovrà essere fatta emergere con chiarezza dalle indagini.